Siamo all'inizio degli anni 60. Il colonnello dei carabinieri Valente incarica il capitano Carlo Arcuti di una delicata operazione di spionaggio in Sicilia. Seguendo un presunto uomo d'affari francese che si sospetta essere un esperto nella raffinazione degli stupefacenti, si cerca di fermare l'inizio dell'attività mafiosa siciliana nel traffico di droga. Si cerca soprattutto di arrivare ai mandanti e ai grandi investitori. La scelta di Arcuti non è casuale. Pochi anni prima il giovane capitano era stato coinvolto in uno scandalo per una storia d'amore con una donna sposata, la baronessa Barbara Altamura. Io ti amo, ti amerò per sempre. Ora si sospetta che il barone Francesco Altamura sia il banchiere della nuova mafia e Valente vuole che Arcuti convinca Barbara a collaborare con loro, a spiare nella casa del marito. Carlo e Barbara si rincontrano quando lei vive una situazione insostenibile. La sua casa è governata da una cugina del marito che ne è divenuta l'amante. Lascialo. Barbara si ritrova prigioniera insieme al figlio di due persone che rendono la sua vita un inferno. Non posso continuare. Chiami qualcun altro. Carlo si ribella a che i suoi passati sentimenti vengano utilizzati, ma nello stesso tempo si accorge di quanto sia ancora legato a quella donna. Possiamo solo andare avanti. Per ottenere le informazioni che le chiedono, Barbara è costretta a fingere un riavvicinamento al marito. I carabinieri vorrebbero infatti avere accesso alla cassaforte che Francesco tiene nella sua camera da letto e nella quale nasconde un piccolo libro nero dove è segnata tutta la contabilità illecita del traffico, con nomi e cognomi eccellenti. Le famiglie mafiose fanno capo all'insospettabile e potente avvocato Torrisi, che ha messo in casa Altamura un suo uomo, Turi Mondello, il quale, silenzioso e attento, osserva tutto. Turi sembra affascinato da Barbara, ma non intuisce il nuovo ruolo che la donna sta recitando in casa sua. La raffineria di droga è stata organizzata in un vecchio palmento di proprietà di Turi, che sta intanto preparando il matrimonio della giovane sorella Teresa con Nino, uno dei suoi picciotti. Che bella riunione! Carmine, fratello dell'avvocato Torrisi, è attratto dalla paesana bellezza di Teresa. Francesco Altamura è protetto da un politico emergente, l'assessore Cinisi, al momento ignaro degli affari sporchi dell'amico banchiere. Accade un evento che precipita le cose. Il chimico francese viene ferito a morte in una colluttazione con Carlo e prima di morire rivela l'ubicazione della raffineria. Il procuratore, per pavidità, ritarda il rilascio ai carabinieri del mandato di perquisizione della presunta raffineria e avverte l'avvocato Torrisi, rivelandogli anche che è proprio il capitano Arcuti a seguire l'indagine. Torrisi, con velate minacce di morte, informa di tutto Francesco, mentre Barbara, in possesso di un duplicato della chiave della cassaforte, mette le mani sul prezioso libro della contabilità mafiosa. Tua moglie è una spia, Francesco. Ma Francesco e Augusta hanno deciso di fermarla, di ucciderla, per fare ricadere su di lei ogni responsabilità. Francesco obbliga la moglie a bere un narcotico e, nella notte, la trascina fuori di casa. Turi, però, ha visto tutto.
posso. Non posso. Non puoi. No. Ma come non puoi? Dopo quello che ti ha fatto? Preferisci che ammazzino te? La macchina. Paul, svegliati. Paul, svegliati, Paul. Paul, mi riconosci? Sono Carlo. Paul, Dov'è la mamma? Paul, devi dirmi dove la mamma, è importante. Barbara, no, non lo faccia, non la guardi! Il fuoco l'ha distrutta e il marito con lei! Mi dispiace, mi lasci. Abbiamo appena fatto irruzione nel palmento. Della droga non c'è la traccia. Sapevano tutto. Stia zitto! Un giorno la vincerà la sua guerra, colonnello. Ma sarà il giorno più brutto della sua vita. Perché scoprirà di essere diventato come i suoi nemici. Non si riconoscono neanche. Non è stato un incidente, vero? Qualcuno ha spinto l'auto nel burrone. Perché? Non riesce a immaginarlo, Assessore. Eppure lei e il barone eravate molto amici. Che cosa vuole dire? Che lei sa bene con chi Altamura era in affari. Lei cosa vuole insinuare? Lei chi vuole difendere? Io voglio difendere la memoria di Francesco Altamura. Lui aveva un sogno, colonnello. Aveva girato tanto, aveva visto il mondo. Ma diceva sempre la Sicilia potrebbe essere il paradiso. Chi vuole il paradiso in terra finisce per fare patti col diavolo.
Basterebbe ristabilire la legalità. Se lei vuole, può fare molto per questo, Assessore. Ma occorre fare chiarezza, presto. Non è tempo di ambiguità, di mezze misure. Oggi hanno colpito Francesco Altamura, domani potrebbero colpire molto più in alto. Francesco, Meglio che la tenete. Qui fa freddo. dove sono? Dov'è Francesco? Dovete stare tranquillo. Qui siete al sicuro. Nessuno vi trova. Ma perché sono qua? Chi mi ci ha portato? Se avete fame potete mangiare. Tornerò presto, vi porterò altre cose. È stato mio marito a ordinartelo. Perché mi vuole tenere qua? Vostro marito non può più farvi del male. Non capisco che vuoi dire. Aspetta, non andartene! Ti prego, aspetta! Che cosa sta facendo? Sembra evidente. Ho dato le dimissioni e parto. E crede con questo atteggiamento di riportare Barbara in vita? Lei vuole punirmi? Bene, le offro io l'occasione per farlo. Mi dimostri quanto poco valgo. Concluda lei le indagini. Trovi gli assassini di Barbara. C'è Paul, c'è il bambino. Che cosa gli racconterà? Che sua madre è stata uccisa, ma lei non ha voluto trovare gli assassini perché è stato coinvolto da uno stupido scatto d'orgoglio. Noi non possiamo fermarci adesso. Quelli hanno compiuto un errore grave. Quei vigliacchi hanno compiuto un errore molto grave. Se lei molla adesso, la morte di Barbara sarà stata inutile. E va bene. Resterò. Ma soltanto alle mie condizioni. Parli. Voglio carta bianca. L'avrà. Aspetti. Questo non significa che ho cambiato idea sul suo conto e sulle mie dimissioni. Le ripresenterò alla fine in ogni caso. Le sue opinioni su di me sono irrilevanti. Faccia il suo lavoro. Non le chiedo altro. Lei riesce a dormire la notte, colonnello? O non le importa niente di averla mandata a morire? Signori, favorite un po' di educazione. Io non so niente. Sua Eccellenza sarà qui tra poco. È una cosa grave quella che mi chiedete. Non posso ragionare con questa babele. Maggiore, fatemi la cortesia, fateli stare zitti. Il procuratore vi risponderà tra poco. Seguite. Dottore, io comprendo il vostro imbarazzo nel firmare quei mandati. Ma quello che è accaduto è un fatto troppo grave. Assessore, lei ha ragione. Ma sono io che devo assumermi la responsabilità di mandare a comparire persone onorate che verranno il loro nome in pasto alle farneticazioni dell'ultima canaglia che scrive su un giornale. Altamura era uno dei migliori rappresentanti della nostra classe dirigente, uno di noi. E noi non possiamo tollerare quello che è accaduto. Soprattutto in questo momento, con le elezioni alle porte. Se tolleriamo ora, non li fermeremo più. Mi faccio protocollare immediatamente. Signor procuratore, è confermata la tesi dell'omicidio? Non confermo e non smentisco. E adesso scusatemi. Signor Colonnello, Maggiore, seguitemi. Assessore, come commenta la morte del suo amico? È un delitto di mafia. Lei ha detto bene. E voi tutti mi siete testimoni che fino a ieri io non l'ho mai pronunciata quella parola. Mafia. Mi rifiutavo di ammetterla nel vocabolario dei siciliani onesti. Ma ora devo gridarla forte come un allarme, anche se mi costa un grande dolore. Ma in concreto che cosa farà? Se sarò eletto io proporrò in Parlamento leggi speciali e l'invio di nuove forze di polizia e carabinieri. E appoggerò il discusso progetto di legge urbanistica che taglia l'erba sotto i piedi alla speculazione, che fornisce capitali e copertura a questi banditi. Ma che sta dicendo? Assessore, mi perdoni, lei ha sempre osteggiato quel progetto. Come mai ha cambiato idea? La legge urbanistica è un rimedio estremo, brutale,
che contraddice i miei ideali in campo economico, ma di fronte alla morte di un uomo come Francesco Altamura non c'è più spazio per gli ideali, sono diventati un lusso. Perché siete stati convocati, avvocato? E per la morte del barone Altamura e di sua Una moglie. domanda, avvocato, per È favore. vero che lei e suo fratello siete accusati di essere in affari con la mafia? Come vi difendete? Manda il 50 a casa. Mi convoca in caserma come fossi un delinquente qualsiasi. Che cosa significa questa sceneggiata, signor capitano? Conosce quest'uomo? L'ho visto qualche volta. Faceva l'autista in casa del compianto barone, mi sembra. C'è giunta voce che a farla assumere dagli Altamura è stata una sua raccomandazione. Può essere, raccomando tanta gente, cerco di aiutare il prossimo, ma non ho l'abitudine di frequentare gli autisti. Quest'autista, come lo chiama lei, ha una lunga lista di precedenti penali. E guarda caso il palmento dove c'è stata segnalata una raffineria di droga si trova in un terreno che appartiene proprio a lui. E perché me ne viene a raccontare a me queste cose? Cerchi questo signore e se le faccia spiegare da lui. Lo stiamo già facendo, non si preoccupi. Quest'uomo lo conosce? Non so chi sia, non l'ho mai visto, almeno non mi ricordo. Conosco tanta gente. Forse queste la possono aiutare. Si vede che mi era sfuggito. È un francese, mi sembra. Un rappresentante di fertilizzanti. Non mi ricordo neanche come si chiama. Si chiama Didier Martin. Anzi, si chiamava dato che è morto. Morto. Sì, ma ha fatto in tempo a raccontarci molte cose interessanti. Era un esperto nella raffinazione dell'eroina e si trovava in Sicilia per organizzare una raffineria di droga per conto di un gruppo di Ma persone... se lei sa tante cose, perché le viene a chiedere a me? Se lei pensa che io sia coinvolto in questo fantomatico traffico di stupefacenti perché non mi fa arrestare, io invece penso che lei non sappia molto e soprattutto che non abbia prove. Sta friando di fantasia, vero capitano? Dove sono questi suoi presunti informatori? Li tiri fuori. Li tiri fuori e mi metto a confronto con loro. Non faccia l'arrogante con me, avvocato. Io la capisco, capitano. Al suo posto io forse ci metterei la stessa passione. Ma perseguitare dei galantuomini non le servirà a riacquistare quello che ha perduto. Lei è sconvolto dalla morte della baronessa, lo ammetta. Io non le darò quest'arma, avvocato. Lei uscirà di qua come c'è entrato. Voglio che vada con i suoi piedi in tribunale. Io la manderò sotto processo, glielo giuro. Aiuto! 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 Lasciami! Non mi toccare, lasciami! Non dovreste agitarvi, siete ancora troppo deboli. Che cosa vuoi da me, Vuoi soldi? Rispondi, ti ho fatto una domanda! Vuoi un riscatto? Ma perché mi avete preso, signora baronessa? Non avete mangiato? Lo so che non è il cibo a cui siete abituati. Quando ci sarà più calma, vi porterò qualche cosa di meglio, ve lo prometto.
Così vi potete cambiare. Vi ho preso al vostro guardaroba. Prima di venire a casa vostra non avevo mai visto dei vestiti così belli addosso a una donna. Non ci faccio niente. Io non voglio vestiti, voglio uscire di qua. Dov'è mio figlio? Come sta? Bene sta. Hanno messo dai preti, nel più bel collegio che c'è in città. Ma voi a vostro figlio non ci dovete più pensare. Voi è come se siete morta. Che stai dicendo? Io vi ho salvato, ma nessuno lo deve sapere, altrimenti siete morta davvero. Adesso voi siete viva soltanto per mia. Possibile. Qualcuno l'avrà vista. Qualche traccia. Cos'è questa donna? Un fantasma? Se Augusta Altamura era un fantasma, l'avevamo già trovata, capitano. Abbiamo cercato dappertutto, abbiamo interrogato chiunque, parenti, amici, conoscenti. Niente di niente. Tu Rimondello? Per lui è ancora peggio. Si capisce che molti sanno dove si nasconde, Ma nessuno lo vuole raccontare ai carabinieri. La solita storia. Continuate a cercarli tutti e due. O sono responsabili dell'assassinio, o sanno qualcosa che non vogliono dire. Nessuno sa pronunciare ad alta voce il nostro nome. E ora siamo su tutti i giornali. E quel minchione di Cinesi che va dicendo in giro che vuole ripulire la Sicilia. Ma dimmi una cosa, non lo faceste tu, assessore? E poi c'è sto capitano dei carabinieri che si permette di metterti sotto inchiesta. Ci avevi detto che di questo banchiere ci potevamo fidare e si scopre che la moglie è una tragediatrice. E questo Turi che ci avevi messo da guardia o barone, onne, che ci voglio sceppare un corno che mi mano. Io ci ho messo un mare di soldi in questo affare e le voglio tutti indietro con l'interesse. E credo di parlare a nome di tutti. Sì, sono stati fatti degli errori. Questo non lo voglio e non lo posso contestare. Ma alla fine quello che dobbiamo giudicare è il risultato. Il risultato? Che capissimo i soldi e pure la faccia. Non è vero. Non è vero, la morfina base è stata quasi tutta raffinata. La merce adesso è nelle nostre mani, pronta per essere venduta. E i carabinieri sono rimasti con un pugno di mosche. Il chimico francese e il barone sono morti. E a noi che ce ne fotte? Il capitano si diverte ad interrogarmi e lasciamolo fare. Non ha uno straccio di prova. Ma il capitano ha la protezione del tuo Cinesi. Quello, onorevole, non lo diventerà mai. Se non ce lo facciamo diventare noi. E poi c'è un modo per farli contenti tutti quanti. Vogliono un colpevole e noi glielo daremo. Quando troveranno Turi morto ammazzato con un po' di eroina addosso, si metteranno l'anima in pace. E noi faremo girare la voce che a punirlo sono stati gli uomini d'onore, perché sono contrari alla droga e sono più bravi dei carabinieri a mantenere l'ordine. Dei figli di puttana hanno rivoltato tutto il paese. Quando sono arrivati qua stava partorendo la vacca. Ci disse se mi davano una mano a far nascere il vitello e se ne sono andati con la faccia schifata. Quella tu è gente di città, eh. Sei stato bravo, Nino. Il francese mi disse che con uno di questi se ne può accattare almeno 100 di vacche, vero, eh? E noi tutto l'avvocato ce lo dobbiamo dare. Non ti preoccupate. Avremo la nostra parte. E chi lo decide con te? Tu glielo devi dire all'avvocato che se i carabinieri ci trovavano con questa roba, noi 20 anni di galera ci facevamo. Nino, lo so io quello che ci devo dire all'avvocato. Ma che? Ancora non è arrivato? Noi andiamo a vedere all'altro cancello, mi raccomando, accogliamolo con tutto riguardo. Quando ci ha portato la merce, poi sistemiamo. Tranquillo. Speriamo che si muove, che hai un battesimo di mio nipote. Minchia, prima un funerale e poi un battesimo. Che vuoi? Chi sta vita disgraziata? Ma sai, un poco mi dispiace sparare a tu. E perché? Ci fece soldato a Milano. Certi femmine a Milano, che banco te le posso andare. Ora chi sta che si chiama Cecilia, ma ci mi faceva morire. Non vi faccio niente.
Piglia quell'infame di tu. Nino! E fino a quando lui si tiene la merce mia, io mi tengo la roba sua. No! E ci faccio quello che mi pare. State calmo, Marcello. Nino, state calmo, Marcello. Nino! Vicino. Niente di fasciste. Niente di fasciste, niente. Niente di fascisti. Bettia l'ammazzaro. Per colpa tua. Che sto solo mi aveva arrestato. Docce colpe. Maledetto. E maledetto tu giorno che ti sei in sta casa. O Signore, ci a pensare. Io te voglio vedere morto davanti a mia. Te voglio vedere patire prima di morire. Non ha pianto, non ha chiesto niente. Mangia da solo, non vuole parlare né con me né con gli altri bambini dell'istituto. Ciao, Paul. Don Pietro mi ha detto che ti hanno spiegato tutto. Non è stato un incidente, Paul. Ma qualcuno li ha voluti uccidere. Gente cattiva, criminali, persone che tua madre ci stava aiutando a far arrestare. Ti voglio dire anche un'altra cosa. Ti prometto che quelle persone finiranno in galera. E non avrò pace finché non saranno punite. Non mi importa di quello che farai. Mamma e papà sono morti per colpa tua. Hai ragione. È stata colpa mia. Don Pietro ha detto che mi devi far vedere delle cose. E io ti devo dire se sono di mamma e papà. Solo se te la senti. Se vuoi. Dove sono? Sarà di papà. E questo era di mamma. Cosa c'è? Paul, Voglio andare via. aspetta, che cosa c'è? Aspetta, Ho detto che voglio andare via! aspetta, va bene, va bene. Adesso chiamo Don Pietro. Pronto? Sì, glielo passo subito. È il prete dell'istituto. Buongiorno, Don Pietro. Come? Arrivo subito.
Chiesa in camera sua. Dice che vuole restare solo. Vieni qui. Fermati. Calmati. Fermati. Basta. Basta! Che cosa è successo? Perché sei scappato? La mamma è viva, io lo so. Vorrei che fosse come dici tu. Lo vorrei tanto. Quegli orecchini non sono di mamma, sono di Augusta. Manca quello che la povera signora portò alla festa. Quello di organza bianco con le rose nere. E anche quello nero con le pagliette e quello rosa plissé. Chi può aver preso gli abiti da sera? Io non toccai mai niente, nemmeno uno spillo. Nessuno la sta accusando. Piuttosto mi dica se manca qualcos'altro. I libri. Qua ce n'era una pila alta alta. Hai idea se qualcuno della servitù può aver preso queste cose? No, qua ci stava solo gente fidata. E poi magari su quei vestiti così belli qualche carusa ci poteva pure mettere l'occhio. Ma i libri erano pure scritti straniero. E chi se li pigliava? Dell'autista? Turi? No, lui no. Cosa mi sa dire? Per carità. Perché è così sicura? Lo conosceva bene? No, ma non dovete pensare che è stato lui a rubare. Casomai era lui che metteva in riga tutti. Che significa? L'autista mi metteva in riga? No, così, per dire che era il più onesto di tutti, onestissimo. E poi per la signora aveva un rispetto speciale. Pensi che una volta a un garzone che si permise una sconvenienza su di lei, per via di quello scandalo. Gesù, che dissi? Che cosa ha fatto al garzone? Gli diede una lezione che quello non si permise più un fiato. Santino, fai da Don Turi. E ora che succede? Niente, che vuoi cosa succede? Si metteranno d'accordo e tutti amici come prima. Sì, ma la ragazza non è più come prima. Sono contento che sei venuto, Turi. Così possiamo parlare con calma, da uomo a uomo. E siete. Lo so, ci sono stati tanti equivoci fra noi, incomprensioni, ma ora bisogna rimediare, ognuno ammettendo i propri torti, ognuno impegnandosi a ripararli. Io ero venuto a portarvi la merce fino all'ultimo grammo per riconsegnarla. E mi sono trovato davanti a gente armata. I capi delle famiglie erano molto in collera con te, ma io ora ho chiesto alla commissione di sospendere la pena, di perdonarti e di riammetterti nella famiglia. Tutto questo se ci consegnerai la merce e quel libretto nero che teneva il barone. Il libretto è andato bruciato con il barone. Meglio così. Anche io voglio che la cosa sia giusta. È nell'interesse mio e vostro. Ma non credo di domandarvi troppo se vi chiedo di farmi vedere mia sorella. Vito! Chiama mio fratello Carmine e digli di venire qua con la ragazza. Ecco la nostra Teresa. Come vede sta bene. Teresa. Io la droga ve la riporto per come l'ho trovata, intatta. Mia sorella è rovinata per sempre. Tu ci hai ammazzato 2 uomini. Per me il conto torna solo se questa storia ci mettiamo di reparo. D'altra parte, l'ho detto coscienza, un uomo d'onore deve sapere riparare i suoi torti. Vi riporto la droga il giorno in cui vostro fratello si sposa a mia sorella. Ma che dice questo? Il caldo da dare alla testa. Se ci riflettete capite che è l'unica cosa da fare. Quando saremo diventate parenti, saprò anche che non c'ho più bisogno di guardarmi le spalle dalla mattina alla sera. Ma lo sente sto Vergiano?
Che sta dicendo? Quello che dice Turi è logico. Ma che sei, impazzito? Sta zitto. La ragazza è stata offesa e tu ora devi riparare. De Turi non saccio niente. E mio figlio ci disse, fu una disgrazia. Certo. Suo figlio si è infilato un coltello in pancia da solo. Lei ha perso già un marito e un figlio in questi strani incidenti. È già stato versato molto sangue e molto se ne verserà se non riusciamo a trovare Turi. Io le posso dare giustizia, signora. Se ne isse, me la sta sentendo pace. Non avete mangiato nemmeno oggi. Voi dovete mangiare. Mangiate un po' di carne. Su. Mangiare, non sai dire altro. Come vuoi che faccia? Se non ho nemmeno un coltello con cui tagliarla questa carne. Non pretendi che la morda come una bestia. Chissà, magari tu sei abituato così. Se ve lo mangiate. I vostri nemici sono i miei nemici. Loro hanno voluto la morte del vostro marito e quella vostra. Loro, sempre loro. Hanno distrutto la vostra famiglia. E adesso ci provano a distruggere anche la mia. Non capisco a chi alludi. Chi sono loro? Mangiate. Chi sono? Sono quelli che comandano, ma che comandano da tanto tempo che si sono dimenticati che non basta comandare, ma che bisogna avere il rispetto per farsi obbedire. Rispetto. La capite questa parola, rispetto? Se quello che stai dicendo è vero, se davvero loro sono anche nemici tuoi, fate al capitano Arcuti, ci aiuterà tutti e due. Ancora che pensate al capitano Arcuti? Se era per il capitano Arcuti, a quest'ora voi stavate in fondo alla montagna della Vaccalizza, bruciata viva. Contro di quelli non ci bastano tutti i carabinieri del mondo. Voi avete solo me. Lo capite? Solo me. E in cambio tu che cosa vuoi? Vi volevate a lavare? Prima mangiate. E poi venite con me. Avanti.
Dove sono le folle che mi avevate promesso? Ma che minchia d'organizzazione è questa? Ce lo giuro, Assessore. Sono 15 giorni che lavoriamo per questo comizio. Abbiamo girato casa per casa. Abbiamo attaccato manifesti per tutte le strade. E allora perché non ce ne sono? Perché? A chi lo faccio il discorso? Sua madre? Bacio le mani a tutti. E tu che vuoi? Porgervi i miei rispetti, Assessore. Qui fuori c'è mio fratello che graderebbe parlarvi di persona. Siamo venuti a sentire il vostro discorso. Ma che? Non c'è nessuno in piazza. Non lo fate più il comizio. Digli che se vuole parlare con me, si rivolga alla mia segretaria. Referirò. Parola per parola. Basta con questa buffonata, me ne vado a casa. Perdonate una parola, Assessore. Io ve lo voglio dire, come militante di partito e come amico. Se vi mettete contro l'avvocato Torrisi, ma anche i cani verranno più ai vostri comizi. Ancora una parola, Assessore. Domenica prossima è una giornata importante per la mia famiglia. Mi sposo. Mio fratello e io desideriamo che tutte le persone che ci sono amiche festeggino insieme a noi. Se verrete ci farete un grande onore. Se invece non verrete ci dispiacerà molto, perché vorrà dire che non ci considerate, che ci mancate di rispetto. Se volete vi mando una macchina, così non mi incomodate. Arrivederci, Assessore. Se non torna a te che ci penso?
Sei genuino, mette sangue e cuore. Devi, ma mette sangue questo. Magari è pecuato, magari è pecuato. Chi mi dice che questa è la stessa quantità che hai trovato nel palmento? E io che interessi ciò a rubare alla mia stessa famiglia. Giusto. Oramai siamo parenti, no? Non saccio parlare io, saccio solo cantare. Sette femmine puntarie, un tarie è troppo poco, sette femmine pun per coco. Sette femmine puntarie, un tarie è troppo poco, sette femmine pun per coco. Allo per coco è troppo duci, sette femmine piena luci, la luce è troppo dura, sette femmine piena mola. Allo per coco è troppo duci, sette femmine piena luci, e la luce è troppo dura, sette femmine piena mola. E la mula è da cauci, sette femmine piena fauci, e la fauci è tagliente, sette femmine per serpenti. E la mula è da cauci, sette femmine piena fauci, e la fauci è tagliente, sette femmine per serpenti. Lo serpente è mozzica oro, sette femmine con un cannolo, e la cannolo è di canna. Sette femmine piena manna. Si divertono i ragazzi. Certo è brutto festeggiare così in segreto, ma sarebbe stato un peccato fare rovinare la festa dei carabinieri. Vorrà dire che quando nascerà il primo figlio e le acque si saranno calmate faremo un battesimo di cui si parlerà in tutta la Sicilia. Devi cantare pure tu. Forza, facci sentire. Forza, forza Teresa! Lo soli. Lo sole è già spuntato in cielo mare e voi, belluzza mia, dormite ancora. La gente sono stanchi. Ma onde mi state portando? Ma che razza di matrimonio è questo? È un matrimonio riparatorio, assessore. Una cerimonia riservata per pochi intimi. Sopra le barconette soppusate e aspettano quando che va affacciare. L'assessore ha accettato l'invito. Sta arrivando Cine, se tu è meglio che sparisci per ora. Prego. Sono felice che siate venuto, assessore. Venite, accomodatevi. Vedrete che davanti a un buon bicchiere di vino si trova la soluzione per tutti i problemi. Per una vergine disonorata basta un matrimonio a riparare il guaio. Io non mi lascerò fottere con la stessa facilità, avvocato. Assessore, siete qua. E questo per me è un gesto molto importante. Venite, accomodatevi. Un momento di silenzio, voglio fare un brindisi. Oggi è festa e certi argomenti dovrebbero rimanere fuori dalla porta di casa. Ma proprio perché siamo in un giorno lieto vorrei approfittarne per rasserenare gli animi. Salute! Lei, assessore, si è detto sconvolto da un recente episodio che l'ha colpita nelle sue amicizie più care. E non le nascondo che noi tutti siamo turbati, profondamente turbati dal clima pesante che si respira oggi in conseguenza di questo fatto. Carabinieri dappertutto, dall'antuomine trascinate nel fango sotto inchiesta. Lei ha parlato addirittura di leggi speciali, di repressione, di mafia.
Io dico che quello che è successo per uno sbaglio, per un fatto malaugurato. E sono sicuro che fatti come questo non avranno a ripetersi. Quando lei andrà al Parlamento nazionale sarà con animo sereno e con tutto il nostro appoggio. Ci manca solo che ci domanda scusa. La sicura vittoria dell'assessore Cinesi. All'onorevole Cinesi. Alla salute. Alla salute. Io venendo qua mi sono esposto in prima persona. Ho compiuto un gesto di buona volontà che rischia di risultare inutile se non ci intendiamo bene. Ve li ricordate i primi tempi del dopoguerra? Fame, macerie, miseria. E chi ha cambiato tutto questo? Noi, i politici. Chi ha fatto arrivare in Sicilia i miliardi della ricostruzione? Ci siamo ispirati al principio che uno sviluppo, seppure impetuoso e disordinato, fosse preferibile a nessuno sviluppo. E voi ci avete lucrato sopra. Abbiamo perfino tollerato qualche violenza, ma si è sempre rimasti nell'ambito della misura. È sempre stato chiaro a tutti gli uomini d'onore di chi era la mano che li nutriva, chi è che teneva il bastone del comando. E ora questa misura è stata oltrepassata. Io devo subire minacce inaudite e pressioni vergognose sui miei elettori. E soprattutto sento parlare di traffici nuovi, pericolosi, che con le leggi dell'onore non hanno niente a che fare. Io ve lo ripeto, attenzione. Ognuno sappia stare al proprio posto. Ognuno riconosca chi deve avere l'ultima parola. Ma che bovare. E ora, se quello che ho detto è stato... Voi altri non dovete fare niente. Accetterò volentieri di predicare alla salute di questi sposi che si preparano a formare una famiglia cristiana. Quello che chiedete non è poco. Ma un uomo d'onore sa quando è il momento di fare un passo indietro. Alla vostra. Avvocato! Assessore! Io non ci posso prendere con voi. Sono in più. Ma che significa? Significa che avete finito di dire minchiate. Significa che avete finito di dire minchiate. Comodo, assessore, comodo. Dore, ma che minchia stai facendo? Ma che sei impazzito? Sentite condoglianze, avvocato. Calmate! Non voglio morire, Teresa, diglielo! Non voglio morire! Ti amo, amore mio, diglielo! Non voglio se non abbiamo marito, diglielo! Prendilo. Perché? Tu lo devi fare. La stessa cosa che tu hai fatto a Nino. Prendi questo coltello. Non può farlo! È mia moglie! Siamo solo una cosa assieme! Teresa, Non può farlo! prendi questo coltello e scandalo. Vendica Nino e vendica il disonore che ti ha fatto. Ti scongiuro, non pazzo! Teresa, guarda che se tu non lo fai, rimani disonorata per tutta la vita e getti fango su di me. Teresa! Teresa! Carmelo! Antonio! Spargete la voce che tu Limondello! Ha lavato il disonore che macchiava la sua famiglia! E da oggi è lui che comanda! Venite, assessore. Venite. Coraggio. Vi do un passaggio in città. Sua eccellenza è servita. Coraggio, assessore. Per questa volta non morite. Vi lascio campare. Voi mi servite vivo. Ma non pensate di farmi la pedica come all'avvocato.
Voi con me non ci dovete parlare proprio. Dovete soltanto obbedire. Se lo farete, avrete la vostra parte. Se invece non lo farete, non ci basteranno tutti i carabinieri d'Italia per proteggervi. Perché vi giuro che vengo, vi trovo e vi scanno con queste mani. Parola d'onore. Ma voi già lo sapete. Avete già capito che cosa ci conviene a tutte e due. Io vi darò tanto potere che non ci sarà nessun politico in Sicilia che potrà stare pari a voi. Nessuno. Adesso andatevene a casa, fatevi una bella dormita. E sognate di essere a Roma, al Parlamento. E magari un giorno di diventare ministro. Santa notte, onorevole. Vai fuori a prendere aria. Era un matrimonio riparatore, ma quel pazzo non ha ritenuto la riparazione sufficiente. È un regolamento di conti fra mafiosi, e lei lo sa bene. Torrisi e suo fratello erano coinvolti in un traffico di droga. Questa storia del traffico di droga si sta rivelando un'enorme panzana, un abbaglio. E non sarebbe la prima volta che lei incorre in errori di questo genere, capitano. Preoccupatevi di trovare il colpevole di questo errore, anziché almanaccare in ipotesi fantastiche. Povera figlia, che c'entravi tu? Non era questo quello che volevate. L'onore è salvo e vostro figlio è vendicato. Ma lei, l'avete detto bene, che cosa c'entrava lei? Quando tu hai ucciso tutta questa gente non pensava alla vendetta. Non è questo quello che gli importa. Ha fatto solamente per se stesso. Lui vuole diventare il capo. E chiunque gli servirà di sacrificare per questo scopo lo sacrificherà. Perché continuate a proteggerlo? Che cosa ve ne viene? Voi siete sbirro. Ci saranno altri morti. E altre madri come voi che piangeranno. Io non saccio onestà, ma saccio che è furbo come o diavolo. E o diavolo va cercato non ci sta o fuoco. Che volete dire? Mia madre era piccinetta a San Martino alle Scale. Quando la lava ci passavo, ora da ci sono foreste e serpe. Te ne dà cura che un fuoco se lo mangiavo a San Martino alle Scale. Buongiorno, Don Vincenzo. Ma questa è una bella rivoluzione. L'avvocato era una persona rispettata, qua e pure negli States. Ma come si dice, se è seppellito il morto, pensiamo al vivo. E bravo a Don Turi.
I miei soci mi hanno detto che il tuo prezzo è un po' caro. Ma io ho risposto che più che il prezzo, in un business come questo, conta l'uomo. E su un uomo come te vogliamo investire. Non controlli? Don Vincenzo, anch'io saccio riconoscere gli uomini. Ci vediamo al prossimo carico. Speriamo. Che ci fate? Vi sentite male? Vi devo dare una notizia che vi farà felice. Ma che mi fate? Ho bisogno d'aiuto. Mi sono persa. Ti prego, portami a casa tua, tesoro. Capitano, San Martino delle Scale. È la vallata dietro quel costone. Giriamogli intorno. L'uomo che mi ha rapita è pericoloso. Mi teneva prigioniera lassù, in quel paese abbandonato. Mi devo mettere in contatto coi carabinieri. I carabinieri sono già a paese. Voi mangiate qualche cosa che le porto io qua. Non toccare! No, la lasci fare.
Su, se vuoi toccare il vestito, fa pure. Mi hai salvata e non so nemmeno come ti chiami. Si chiama Antonia. Antonia. È un bel nome. Che cosa ha detto? Niente. La dovete perdonare, signora. Questa figlia mia mi è nata un poco strana. Sempre con la testa in mezzo alle nuvole. Vieni qua, Antonia. Che cosa vuoi sapere? Sentiamo. Avanti, non ti vergognare. Voi siete una principessa, vero? Beh, una principessa sfortunata. Venite. No! Devo tornare a casa. Un ne sa sta buttando. A San Martino delle Scale, a Muccia, in Sarutta. Scendete, lo butto di sotto. Dai. Tutti con me! Da questa parte! Capitano! Ci sono centinaia di nascondigli. Dovremmo avere il doppio degli uomini. Non ce l'abbiamo, brigadiere. Che cosa facciamo? Abbandoniamo le ricerche perché siamo stanchi. Continua a cercare. Non ci dovete più pensare al vostro capitano. Laggiù, forza! Capitano, qui ho già guardato, non c'è niente. Continuate a cercare. Signor sì. Brigadiere! Comandi! Questo è o non è San Martino delle Scale? Tutta la zona la chiamavano così. Erano 7 frazioni e... Fermo! Ferma! Piuttosto che farmi prendere, m'ammazzo! Neanche tu l'hai mai visti? Non vedemmo nessuno di questi signori, ve lo dissi già. E lasciate stare alla Carusa. Giocare, Antonio! Si può sapere cosa vuoi? Hai intenzione di tenermi qua sotto tutta la vita? Cosa vuoi? Non vi preoccupate, presto uscirete. E vi darò tutto quello che volete. Te lo puoi togliere dalla testa. Non mi avrai mai, neanche se mi tieni qua 100 anni. Imparerete. Povera principessa. Scappa, scappa, meschina. Non ti fermare, Calorco ti piglia. Come si chiama la tua bambola? Non è una bambola, è una principessa. Ah, è vero. Si vede benissimo che è una principessa. Chi sta l'orco? Aiuta, aiuta, Antonia. Capitano, sì, vieni, qua niente. principessa, a casa Possiamo mia. andare. L'orco non ti trova, ma l'orco viene lo stesso. Ci piglia Ciao, i bracci. principessa. Giù stringi che ci fa male. Se la porta via. Vi bacio le mani a tutti. Mi sono permesso di chiedere questa riunione. Innanzitutto per dimostrare che Turi Mondello c'ha una parola sola. E che quando ha preso un impegno lo mantiene. In questo libretto c'è segnato tutto quello che le famiglie ci hanno messo nell'affare. E le famiglie questa notte stessa riceveranno il frutto del proprio investimento. Guardate, consolate con gli occhi vostri. Don Antonino, ci arrinesciste, eh? Mi compiaccio. Queste milioni, questi dollari,
Sono tutti per voi grazie a Mia. A Mia che mi volevate vendere i carabinieri per accontentare i politici. E voi pensate veramente che i politici si accontentano? Voi pensate veramente che i politici ci lasciano continuare in questo affare? E fino a quando? Ah? Fino al giorno delle elezioni, forse. Poi faranno come hanno sempre fatto. Manderanno altri giudici, arriveranno altri poliziotti, altri carabinieri. E a noi ci metteranno a cuccia. Da lato. Io dico che è arrivato il momento di cambiare. Se veramente vogliamo essere noi a comandare, non dobbiamo più elemosinare favori da loro. Ci dobbiamo essere noi là dove si decide, nella stanza dei bottoni. E che facciamo? Ci buttiamo a Dio, Parlamento. Giusto. Ora, ogni famiglia c'ha il suo politico, il suo compare. Una famiglia vota per questo partito, un'altra famiglia vota per l'altro partito. Don Antonio c'ha il suo uomo. Ma le dita di una mano messe ognuno per conto suo non valgono niente, non c'hanno nessuna forza. Se invece queste dita si stringono, questa mano diventa un pugno. Se noi mettiamo tutti i voti su un uomo solo, un uomo, che il mestiere di politico lo conosce molto bene, Don Antonio, io vi garantisco che quest'uomo porterà a Roma tutta la nostra forza. Ed è per questo che io questa notte mi sono permesso di portare un uomo che vale molto di più di questi 4 soldi. Perché, amici miei, noi non dobbiamo essere contro lo Stato, ma dentro lo Stato. Assessore, resta a carico. Coraggio. Non abbia paura. Oggi è una grande giornata per voi. Giuro di essere fedele ai miei fratelli, di non tradirli mai e di aiutarli sempre. Giuro di essere fedele ai miei fratelli, di non tradirli mai e di aiutarli sempre. Le mie carni bruceranno come questo santino se non manterrò fede al giuramento. Le mie carni bruceranno come questo santino se non manterrò fede al giuramento. Benvenuto fra noi. Papà e mamma dove sono? Ciao a Chiari. Vieni qui. Ho pensato alla storia che mi hai raccontato l'altra volta. Quella della principessa e dell'orco. La principessa è venuta qui, vero? È venuta a nascondersi dall'orco. Ascolta. Non devi aver paura. Voglio solo sapere dove sta ora. Dove l'ha portata l'orco quando se l'è venuto a riprendere. Perché? Perché la principessa ha un figlio. Un bambino grande come te. E sono molti giorni che piange perché non sa dove è finita la sua mamma. L'orco l'ha presa. Sì, lo so. Ma io voglio sapere dove l'ha portata. E se tu non me lo dici, finirà che l'orco le farà molto male. Tu non vuoi questo, vero? Barbara! Barbara!
sotto, Carlo! Carlo! Barbara! Sei viva. Sei viva. Uscire di qui subito. Dai, forza. Dai. Su. Dai. 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 Ancora. Vai. Dai. Sì. Ancora. Dai. Dai. Guardatevi il vostro capitano. Guardatelo! Tempo 2 giorni non ci desteranno nemmeno le ossa. Se lo mangeranno i cani. E voi gli farete compagnia. Io volevo soltanto che voi mi stavate vicino. Che vi potevo guardare. Che potevo pensare che voi eravate viva soltanto per me e per nessun altro. Potevate avere tutto, come una regina. Mi faceva piacere darle la notizia faccia a faccia.
L'ho saputa in via confidenziale ed è meglio che rimanga ancora riservata. Lei è stato proposto per il comando di una legione dell'arma al nord Italia. Naturalmente il capitano Arcuti potrebbe venire al suo seguito, so che è un collaboratore prezioso per lei. Cosa c'è, non le fa piacere? C'è un'indagine ancora in corso. Se noi ce ne andiamo, chi la continuerà? Nessuno è indispensabile. E per quanto ne so, l'inchiesta è praticamente conclusa. L'hanno informata male. L'arresto di Turi Mondello è soltanto un piccolo successo. Ci sono ben altre cose da chiarire. Se riferisce a quel libricino nero per cui tanto vi siete dati da fare. A proposito, che fine ha fatto? Perché me lo domanda? Si favoleggia che in quel libricino ci siano nomi sospettabili, importanti. E lei capisce che sotto elezione se ne potrebbe fare un uso strumentale, salvo dopo, magari, scoprire che era un falso. Io non la posso aiutare, dottor Cinisi. Ma io so che è stato lei a perquisire il covo di quel Mondello subito dopo il suo arresto. Se avessi trovato quel libretto, c'è qualche ragione per cui non avrei dovuto consegnarlo al procuratore? Ma lei è sicuro che con un ulteriore sforzo investigativo non possa essere reperito? Forse. Dipende da molte cose. Per esempio, se rimarrò in Sicilia o verrò trasferito. Da come continuerà questa inchiesta. Lei è un militare, ma a suo modo non è diverso da me. Siamo entrambi uomini con responsabilità di governo. E governare significa soprattutto avere il senso del limite. Sapere dove bisogna fermarsi. Ho capito. Ne riparleremo dopo le elezioni. Chissà, quelle che oggi le sembrano ostacoli insormontabili potrebbero allora svanire. O viceversa. Ci vediamo, colonnello. I miei omaggi. Aspetta un po' nuovo. Controllato, controllato. Magari c'è una bomba in mezzo alle mutande. Nenè, portami le stampelle e lavami sta cosa. Ci voglio andare con le gambe mie a fare il dovere di cittadino. Fate ripulire questa stanza, che c'è troppa monnezza. Salutiamo. Infermiere, una cortesia, un caffè per tutti. Buongiorno. Buongiorno. Potete favorire in cabina? Ma quando mai? Io segreti non ce n'ho. Mica mi vergogno delle mie idee. Avanti, si accomodasse in cabina. Adagio. Signor Presidente, chiedo scusa, siccome io non c'ho molta scuola, ho fatto soltanto la seconda elementare. Come si scrive, cinese o cinesi? No, perché l'accento è importante. Così ha deciso. Lascerà questa casa. Sì. Sono fermamente intenzionata a rinunciare all'eredità di mio marito. Non voglio niente del suo patrimonio. La capisco. Anche se non molti condividerebbero la sua scelta. Mi arrendo. Sei diventato un campione. Sei tu che non sai giocare.
Il successo di Calogero Cinisi è tale, stando ai risultati non ancora confermati, che la sua corrente potrebbe raggiungere la maggioranza relativa all'interno della direzione nazionale del suo partito e quindi condizionarne la politica. E ora passiamo alle notizie dal... Perché non viene con me a Roma? Da là potremo fare i nostri piani e quando saremo più forti torneremo. Io sento che siamo vicini ora. Ci basterebbe dare una spallata per sfondare il muro che ci separa dagli interessi che stanno dietro ai Turi Mondello. È una spallata che non siamo in grado di dare ora. Dopo queste elezioni il muro è diventato molto più solido di prima. Non posso credere che sia vero. Ascolti, qui ci sono nuovi rapporti di forza. Fare un passo indietro adesso significa poterne fare 2 in avanti dopo. Per cambiare le cose qui, mi creda, ci vuole pazienza. Io non ne ho di pazienza. E soprattutto non è conclusa la missione che lei mi ha affidato. Ci vuole qualcuno che gridi forte. Che di fronte al male dica questo è male. E di fronte all'ingiustizia dica questo è ingiusto. Se lei pensa di poter vincere ora, si illude. I suoi metodi sono troppo tortuosi, colonnello. E sono troppo simili a quelli che usano le persone che le combatte. Lì troverà qualche cosa che l'aiuterà a dare quella spallata e a darla molto forte. Ma si ricordi, se lei non riuscisse o se dovesse cambiare idea, può sempre contare su di me, voglio che lo sappia. Aspetti, colonnello. Glielo chiedo subito. Resti. Io devo usare i miei metodi, lei è libero di usare i suoi. Carlo. Arrivederci. Lì ci sono nomi, cognomi, date e quanto ciascuno ha investito nell'affare. E qui ci sono i primi riscontri e le prime indagini. Proprio questo è il punto, capitano. Le prove che sia affare del gioca non ci sono. La raffineria ci è sfuggita perché qualcuno li ha avvisati. A quest'ora i capitali saranno già rientrati dall'America e li reinvestiranno di nuovo. Sempre più denaro, sempre più potere di influenza, sempre più capacità distruttiva se non li fermiamo in tempo. Sono nomi eccellenti. Le sue sono soltanto congetture, indizi forse. Lei mi mette in condizione di andare avanti. E io le porterò le prove. Sì, l'azione penale è obbligatoria. Ci ho fatto la tesi di laurea sull'obbligatorietà dell'azione penale. Va bene, capitano. Andiamo avanti perché Dio ci aiuti. Grazie. Vuoi sposare? Ehi, aspetta. Dammi 12 rose. Che colore le vuole? Sono per la mamma o per l'innamorata? Per mia moglie. Allora, rose.
ancora l'identità del pirata della strada che ha travolto e ucciso il capitano Carlo Arcuti, il coraggioso ufficiale che aveva recentemente arrestato il temibile assassino Turi Mondè. Vincenzino, vieni qua per cortesia. Fammi il favore, questo fascicolo va portato in archivio. Avevi deciso di procedere. Ma qua tutto il lavoro del capitano c'è. Il capitano non c'è più e queste carte valgono poco senza di lui. Non bastano per istruire un processo. Ma come, zio? Basta! Vincenzino, da questa storia c'è molto da imparare sulla responsabilità che incombe su un magistrato. Non sempre è facile. Vero. È stato tutto molto istruttivo. Mi manda il procuratore. Ah, sì, mi telefonavo. Mi spiace se vengo con lei a vedere dove va. Ho seguito questo caso fin dall'inizio. E infatti che se ne ha parlato assai. Benissimo, inizio con mia. Dottore, magari la mettiamo qua. Ma così l'avevamo buttata in mano. Sapesse quanto se non ha perso Carincia. Grazie. Ma sono sicuro che questo non lo perderemo. Dei profondi sclamavi a te, Domine. Domine saute voce mea. Fiandaus indipendente sin voce di pregazione me. Siniquitati se osservave i Domine. Domine qui sustinevi. Qui avude vediziazio este, pro de legem tua, sustine de Domine, sustini t'anima mei, verbo ei, speranza, Quegli nessuno, non è venuto nessuno. Condoglianze, signore. Condoglianze. Non dovevo lasciarlo solo. È colpa mia. È soltanto colpa mia. Andiamo. Signor Altamura, io avevo conosciuto il capitano. Se c'è qualche cosa che posso fare per lei, qualsiasi cosa. Signora, mi scusi ancora. Volevo dirle che non finirà così. Sì, lo so, hanno detto che non hanno avuto la vergogna di dire che è stato un incidente. E noi sappiamo che non è vero. Non finirà così. Io lo prometto.